Fantastico effetto collage con DaVinci Resolve. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo questo bellissimo effetto con cui potrete rendere unici tutti i vostri progetti. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di video editing capolavoro DaVinci Resolve, link in descrizione per il download come vi dico sempre. Allora, bellissimo effetto collage. Collage, sapete, è quell'insieme di foto che possono anche essere animate e noi vedremo proprio un collage animato e vedremo che in DaVinci Resolve veramente in un attimo potrete fare dei progetti e delle animazioni molto interessanti. Allora, qui abbiamo il nostro DaVinci, abbiamo la nostra biblioteca nella quale io ho già importato 3 clip di ambientazione marina, diciamo, e una texture, uno sfondo. Sono tutti scaricati da Pixabay o da Pexel. Ad esempio il mio sfondo, vedete, è questo, lo utilizzerò come background, è un background animato, vedete. E ovviamente abbiamo le nostre 3 clip di ambientazione marina. Bene, ma entriamo subito nel vivo. Allora andiamo a prendere la nostra clip di sfondo che utilizzeremo come sfondo, la andiamo a mettere nella nostra timeline. Siamo ragazzi all'interno della pagina Edit, ok? La pagina nella quale si esplicita l'80% del lavoro di DaVinci Resolve normalmente. Se non vi sono chiare queste 7 pagine, ho fatto un corso completo di alcune ore. Potete trovare questo video all'interno del canale, corso completo DaVinci Resolve italiano, e se non siete iscritti al canale ovviamente ragazzi iscrivetevi e attivate le campanelline delle notifiche perché stanno arrivando veramente tantissimi video su DaVinci Resolve e sugli altri programmi che normalmente tratto nel canale. Allora, abbiamo la nostra clip di sfondo. L'effetto collage fondamentalmente si esplicita in 2 maniere, cioè abbiamo 2 maniere di base per esplicitare, per rendere attivo questo effetto. Allora, intanto come si inserisce l'effetto collage? Ovviamente è un effetto, quindi andremo su effetti, chiudiamo la biblioteca nel frattempo, clicchiamo su effetti e in OpenFX, vedete qui dove ci sono i nostri effetti speciali, clicchiamo sulla lente per la ricerca e scriviamo collage e vedete che viene fuori questo collage video. Vedete che abbiamo l'anteprima, prendiamo, come sappiamo bene, andiamo a mettere sulla clip e vedete che qui appare l'FX, vedete, quindi vuol dire che ha applicato un effetto. Chiudiamo gli effetti che non ci servono più e vedete che abbiamo già un'anteprima di base di quello che accade. Quindi abbiamo messo praticamente queste 4 finestre, vedete, all'interno di questo sfondo. Allora, se noi andiamo in Esplora, ovviamente abbiamo in OpenFX il nostro tab collage video che possiamo disattivare o attivare e abbiamo tutta una serie di regolazioni. Allora, come vi dicevo prima ragazzi, i due fondamentali metodi con il quale si esplicita questo collage sono crea sfondo e crea riquadro. Noi li vedremo entrambi, non vi preoccupate perché sono molto semplici, anche se hanno tante regolazioni, però sono semplici nel concetto. Una volta che avete capito il concetto, dopo viene da sé, basta solo che proviate e date sfoggio alla vostra creatività. Sapete bene che con DaVinci Resolve l'unico limite è la vostra fantasia. Quindi crea sfondo, proviamo la modalità crea sfondo. La modalità crea sfondo vuol dire che questo effetto di collage crea dei buchi, cioè queste finestre sono come dei buchi e quindi si vedrà quello che c'è sotto. Quindi crea sfondo vuol dire che il video su cui è applicato questo effetto diventa lo sfondo, ok? In questo caso diventa uno sfondo bucato perché poi si vedrà quello che c'è sotto. Cosa vuol dire? Allora intanto andiamo a vedere che in questa modalità crea sfondo, vedete qui avete l'anteprima che potete attivare e disattivare. L'anteprima vi fa vedere il numero dei tile, in questo caso sono 4 perché vedete avete 2 colonne, 2 file, e questo è vedete quello selezionato, e questo con queste righe oblique. Chiudiamo l'anteprima, avete le 2 modalità sempre, generale e riquadri, cioè generale va a fare delle modifiche a tutto l'effetto, ok? A tutto l'effetto collage, mentre riquadri voi potete andare proprio a personalizzare riquadro per riquadro. Quindi riquadro 1, riquadro 2, riquadro 3, riquadro 4. Torniamo su generale. Bene, andiamo quindi a vedere, no? Un po' tutte queste regolazioni. Voi potete fare ad esempio, vedete, chiaramente se fate 3 colonne e 2 righe dovete avere 6 video, ok, da mettere sotto. Vabbè, non è detto, potete anche avere 3 video, uno fate girare qua, uno qua, chiaramente dovete stare attenti ai ridimensionamenti, chiaramente. Vedete, così via, 3 righe, 3 colonne sono 9 tile, ok? Lasciamo nel nostro caso 2 e 2 e poi qui avete tutte le regolazioni, vedete, di disposizione orizzontale, disposizione verticale. Se cliccate 2 volte sul nome della impostazione ritornate, vedete, all'impostazione di default. Avete l'arrotondamento, potete fare ad esempio l'arrotondamento dei riquadri, renderli dei cerchi ad esempio.
clicchiamo 2 volte, margine spaziatura, quindi vedete, potete più o meno variare i margini sinistro-destro dei vari tiles, uno strafe, quindi uno scarto orizzontale, scarto verticale, la spaziatura, quindi potete fare veramente tutte le regolazioni ai vari riquadri per il vostro collage e ovviamente animarli tramite keyframe, ok? Adesso poi vedremo, faremo un esempio. Bene, torniamo all'impostazione iniziale di default. Al momento non vediamo la sincronizzazione di fotogrammi chiave e la fusione complessiva, lasciate però flegato usa alfa perché chiaramente utilizzerete il canale della trasparenza qui in questi tiles che risulteranno quindi bucati e vedrete i video che metterete sotto. Per quanto riguarda i riquadri, ovviamente come vi dicevo, voi andate a modificare, vedete i vari riquadri, quindi riquadro 1, 2, 3, 4 in maniera singola. Ad esempio il riquadro numero 2, ad esempio, io cosa posso fare? Tutte queste regolazioni, quindi per esempio ho qui a nascondere riquadro, posso andare, vedete, se io nascondo riquadro vado a nascondere il tile, il riquadro che ho selezionato qua. Adesso lo tolgo, dimensione forma su misura, quindi ecco, io siccome ho 3 video, quindi non 4, cosa voglio fare? Vedete, voglio che il riquadro 2 mi finisca nella riga 2, quindi se clicco qua io cosa farò? Vedete, il riquadro 2 mi finisce nella riga 2, quindi mi va a creare un solo tile, mi va a coprire, vedete, il tile numero 4, ok? Quindi io qui posso fare tutte le mie, vedete, variazioni per andare a fare delle composizioni diverse. Quindi ritorno alla mia composizione che avevo scelto, quindi riquadro 1, 2 e 3. Poi posso andare ovviamente a modificare anche lo stile del riquadro, sono sempre nel tile 2, vedete, posso andare ad esempio a fare un colore di verde, ad esempio, facciamo un verde un po' più flash, questo, e vado a dargli ad esempio il bordo verde, vedete, posso andare a dargli un bordo, in questo caso sì, lui non me li fa in realtà, vedete, applica tutti i riquadri, oppure potrei fare solamente applica al riquadro selezionato, vedete, adesso rimetto applica tutti i riquadri e faccio un piccolo bordo verde, e posso ovviamente andare a modificare anche l'opacità del bordo stesso. Posso proiettare un'ombra nera o di qualsiasi altro colore, posso sempre applicarlo a tutti i quadri oppure no, posso andare ad aumentare o diminuire, vedete, l'intensità, la distanza, vedete, ho creato anche la mia ombra sui riquadri. Bene, e ho chiaramente anche le animazioni dei riquadri. Adesso sono sempre nel riquadro 2 selezionato, vedete, e posso anche qui applicare a tutti i riquadri oppure applicarlo singolarmente al singolo tile. Quindi ad esempio posso animare per fotogrammi chiave, o posso fare ad esempio un solo intro, sono quelle preimpostate, solo intro sarà così, vedete? E io posso chiaramente poi diminuire anche la durata, posso renderlo quindi più veloce, no? L'entrata, vedete, boom, ed è applicato solamente al tile 2. Se io qui vado poi a selezionare ad esempio il tile 1 e voglio andare a dargli un'animazione di intro e outro all'1, vedete, io avrò all'entrata, vedete, avrò il tile e all'uscita avrò l'uscita del tile, vedete, solamente all'1 perché ho selezionato qui il tile 1, quindi avete tutte le personalizzazioni per ogni singolo riquadro, quindi pensate cosa potete fare, e con le animazioni tramite i keyframe. Tramite fotogrammi chiave io posso andare poi ovviamente a, vedete, modificare progresso movimento, progresso riduzione, eccetera eccetera, quindi ogni riquadro io posso andare a modificarli sia completamente, sia in maniera globale, quindi in maniera generale, sia in maniera singola, riquadro per riquadro. Facciamo un esempio anzi adesso torno ai riquadri e rimetto l'impostazione iniziale di default perché voglio andare a fare una piccola animazione. Bene, ho la mia impostazione quindi di default, quindi andiamo a creare una nostra animazione per tutti i tile insieme. Quindi ad esempio frame numero 0, ad esempio vado a spostare il margine sopra, lo rendo, vedete, a 1, poi mi sposto di un secondo con shift e freccia direzionale destra, voglio che ritorni al valore di default, poi qui clicco su questo fotogramma chiave di margine destro, margine sinistro, dopo un secondo mi sposto sempre con shift e freccia direzionale destra, voglio che siano ad esempio qui a 1 e dopo un secondo ancora voglio che ritornino al parametro di default. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una cosa di questo genere, vedete, un'animazione di questo tipo, dopo andremo a inserire sotto ovviamente un video e poi posso andare nei riquadri e andare a fare invece un'animazione che è valida, vedete, ho flegato, applica tutti i riquadri, ad esempio di rotazione, ad esempio vedete,
progresso rotazione, quindi ad esempio qui avrò questa angolatura qui, dopo un secondo magari avrò fatto un giro così, adesso vado a caso ragazzi, e dopo un secondo torno a fargli fare un giro di 360 gradi indietro, eccolo qua, adesso non sono preciso, ok. Quindi cosa avrò fatto? Avrò fatto, se torno al frame iniziale, avrò fatto tutti degli spostamenti, vedete, dei movimenti con i tiles di questo tipo, vedete? E così potete fare per ogni impostazione. Ora non mi resta che andare ad inserire sotto un video, quindi riapro il mio media pool, questo lo sposto nella traccia superiore, vedete? Prendo un video che può essere ad esempio questo e lo vado a mettere sotto. Andandolo a mettere sotto, adesso tolgo l'audio perché non ci interessa, lo seleziono e non avendo linkato clicco su backspace, quindi mi rimane solo questa traccia video sotto. E quindi io cosa avrò fatto? Avrò fatto questo genere di, vedete? Questo genere di collage, vedete, con i tile che girano, intanto sotto si vede il video. Quindi questo è solo un esempio di quello che voi potete fare con le animazioni e i tile in maniera tale da creare un vero e proprio collage. Chiaro che io posso andare a inserire, se qui ovviamente, adesso qui alzo, se ovviamente vado a mettere questo mio sfondo sopra, io posso andare a prendere anche quest'altro video, lo metto qua e quindi siccome questa parte è bucata lui mi farà vedere per il concetto dei livelli questo ovviamente sottostante. Adesso vado qui e clicco su CTRL B per tagliare questa parte finale del video. Io posso andare a fare con, chiudo la biblioteca, con il mio video sottostante, vedete, con il mio video di queste meduse, lo vado a prendere, lo vado a spostare, vedete. Io cosa avrò? Avrò in questa parte di tile, avrò questo video e in questa parte, ovviamente siccome ho spostato questo video sulla destra, mi farà vedere il video ancora più sottostante. Ok, chiaramente dovrò stare attento ai tile perché in questa maniera quando si spostano, se si spostano di qua, chiaramente io andrò a visualizzare questo video e non quest'altro sotto, ok? Quindi dovrò stare molto attento al movimento dei tile. Però questo vi fa capire le potenzialità di questo tipo di collage, no? Nel quale voi potete andare a posizionare e a dare un'animazione anche singola ai vari tile per creare veramente delle composizioni molto interessanti. Questa è la prima modalità di, come abbiamo visto, se andiamo su effetti, di crea sfondo, no? Ma se noi adesso andiamo a togliere questa timeline, torniamo su biblioteca, anzi cancelliamo questa timeline, eliminiamo e creiamo una nuova timeline, sempre andiamo a mettere in questo caso il nostro video di sfondo e sopra andiamo a metterci questo video delle meduse, ok? Andiamo a mettere esattamente sopra, lo andiamo a tagliare e togliamo questa parte di video, ok? Qui non c'è audio sotto, no, perfetto. Anzi l'audio lo abbassiamo, ok. In questo caso andiamo ad agire invece come modalità tile, come modalità riquadro, no? Come abbiamo visto, quindi andiamo a inserire il nostro effetto collage video, quindi apriamo effetti, inseriamo e trasciniamo il collage video all'interno della nostra clip, chiudiamo effetti. Bene, chiudiamo anche in questo caso la biblioteca e in questo caso quindi abbiamo il nostro effetto non più applicato come sfondo sullo sfondo appunto, ma sulla clip come crea riquadro. Vedete che se io lascio crea sfondo mi rende questa clip, come abbiamo detto prima, come sfondo e all'interno ci sono i tile. Invece in questo caso facciamo il contrario, crea riquadro. Ok, in questo caso crea riquadro mi metterà la clip su cui agisce l'effetto, me lo rende all'interno del riquadro, ok? E infatti è la modalità crea riquadro. E in questo caso diciamo l'effetto finale sarà lo stesso ovviamente, no? Cioè avremo sempre quindi lo sfondo che farà da sfondo perché questo video entrerà nel riquadro, ok? E invece vedete se io creo sfondo questo video qui mi diventa lo sfondo, quindi lasciamo su crea riquadro. In questo caso io potrò andare a mettere diversi video all'interno dei diversi riquadri, quindi posso sempre fare, se io faccio anteprima, vedete posso sempre andare a modificare le mie colonne, le mie righe, stesso identico concetto di prima, quindi tutte le regolazioni possiamo andare a farle in maniera generale, ok, a tutti i riquadri, e nei riquadri io posso andare a fare tutte le mie modifiche. Adesso tolgo l'anteprima, quindi stile del riquadro, andiamo ad esempio a dargli un bordo giallo, andiamo a dargli un'ombra nera abbastanza intensa, quindi di questo genere qua, così verso l'alto magari, così un po' più distante, eccolo qui, gli diamo questa bella ombra ed è applicato a tutti i riquadri, vedete?
perché è flaggato questa voce applica a tutti i riquadri. Posso andare a dargli tutte le animazioni, eccetera, come abbiamo visto. Se io faccio anteprima, infatti vedete che è stata applicata l'ombra e il bordo a tutti i riquadri. Bene, fatto questo io cosa dovrò fare? Andrò ad inserire le altre clip, quindi apro biblioteca, prendo quest'altra clip, la metto sopra, prendo quest'altra clip, la metto sopra. Abbiamo detto che però volevamo fare, siccome abbiamo 3 clip, volevamo fare, chiudo la biblioteca, abbasso la nostra timeline, abbiamo detto che volevamo fare questa tipologia di configurazione, quindi andiamo su generale e andiamo, anzi scusate, lasciamo su riquadri e nel tile 2, qui mettiamo anteprima, nel tile 2 che in questo caso è selezionato, vedete, lo facciamo terminare, vedete, terminare il tile 2 nella fila finale. Quindi vedete che mi apparirà quindi il tile 2 lungo tutta la colonna, ok? Bene, fatto questo, chiudo un attimo l'esplora perché voglio andare qui e rendere tutte le clip lunghe la stessa misura, quindi seleziono queste 3 clip finali, CTRL B in maniera tale che me le taglia tutte e 3, vado a prenderle e vado a fare un backspace in maniera tale che ho tutte le clip lunghe alla stessa maniera, e in questo caso il video sarà lungo 8 secondi, lo vedete da qua. Bene, riapro il mio Esplora, ritorno sulla mia clip dove è selezionato, vedete il mio effetto, vedete che l'effetto collage che io ho applicato, ce l'ho applicato solamente su questa clip qua, vedete che c'è solamente il simbolo qui del FX. Come faccio ad andare a inserire lo stesso effetto nelle altre clip? Ma non solo lo stesso effetto, devo andare a inserire lo stesso effetto con le stesse modalità, con le stesse regolazioni in cui io l'ho inserito qua, ok? Quindi io come farò? Andrò a fare un tasto destro, andrò a fare un copia e poi selezionando le altre 2 clip, quindi tutte le altre clip che voi avete, fate un tasto destro e fate un incolla attributi, ok? Quindi qui andate a incollare gli attributi di questa clip, quindi compreso gli effetti e le regolazioni dell'effetto all'interno delle altre clip, e quindi cliccate su plugin, vedete? Voi potete in teoria copiare tutti questi attributi qua, ma a noi interessa plugin, e clicchiamo su applica e vedete che qui avete esattamente lo stesso effetto, vedete? E quindi noi cosa faremo? Andremo quindi se questa clip qua, che è la prima, gli diamo, come abbiamo detto, gli assegniamo, clicchiamo su effetti, gli assegniamo il riquadro 1, ok? Quindi togliamo l'anteprima. Perché io non vedo le mie clip, ma vedo solamente l'anteprima del mio collage? Perché dovrò togliere anteprima da tutte le mie clip, vedete? Eccolo qui, dovrò andare a togliere l'anteprima del collage ovviamente da tutte le mie clip, perché ho copiato anche quell'attributo copiando l'effetto di collage, ok? E vedete che infatti esattamente mi sono andate a ridimensionare le mie clip e sono andato a inserirle dentro, e io posso andare a fare delle modifiche anche all'interno della clip stessa, quindi ad esempio in questo tile numero 2, andando su riquadri, vedete che è stato assegnato il tile numero 2, io posso andare a fare ovviamente ridimensionare il contenuto, posso fare, vedete, una panoramica, posso fare un'inclinazione, posso fare uno zoom ad esempio se non mi piace, vedete, posso andare a modificare tutti questi parametri e andare a inserire anche delle animazioni tramite i keyframe. Io posso fare una adatta al riquadro per posizione e dimensioni, quindi ho veramente tantissime regolazioni. Quindi se io vado ad esempio, vedete, a fare un play, lui mi farà vedere lo svolgimento dei 3 video all'interno dei miei tile, ma io posso andare, come vi dicevo, anche a fare una animazione. Noi possiamo dare, come vi dicevo, anche le varie animazioni ai singoli riquadri. Quindi ad esempio tolgo applica tutti i riquadri, qui voglio dargli una rotazione, quindi clicco al frame 0 su questo fotogramma chiave della rotazione, dopo un secondo voglio che mi faccia un giro di questo tipo, ok, così a caso, dopo ancora un secondo voglio che mi ritorni alla postazione, diciamo a questa posizione più o meno iniziale, poi invece torno al frame iniziale, se mi sposto nella clip del tile 1 voglio che mi sia ad esempio l'animazione del riquadro, voglio ad esempio che qui sia nascosto, dopo un secondo voglio che mi sia la posizione iniziale ad esempio, e clicco sulla clip legata al tile 3 e vado in animazione del riquadro, e al frame 0 mi deve essere a progresso riduzione 1,
e dopo un secondo voglio che torni alla posizione di default, io avrò creato una animazione di questo genere. Ogni tile, vedete, ha una sua tipologia di animazione. Lo faccio vedere anche a video intero. Torniamo al frame iniziale, clicco su L e vedete che voi potete veramente agire singolarmente sui singoli frame, dargli il movimento che volete, dargli la rotazione, il movimento, lo spostamento, lo strafe, lo scarto, tutte le tipologie di movimento che volete con i vostri keyframe e creare veramente, ma veramente delle animazioni, dei collage di grandissimo, ma grandissimo effetto veramente. Clicchiamo su Ctrl F, torniamo al nostro DaVinci Resolve. Quindi ragazzi abbiamo visto i due metodi di utilizzo dell'effetto collage video all'interno delle vostre clip, all'interno dei vostri progetti, per creare veramente delle presentazioni, dei collage di foto o video veramente, veramente incredibili. Ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram vero__Academy e noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.